Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali. Poi vedremo l'ambito, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'uomo o gentiluomo che può parlare di una nostra energia, quindi indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso quando si parla di energia. O noi stiamo cercando il più possibile con questa di essere concreti, razionali, di occuparci nel miglior modo possibile di questioni non solo a livello pratico, però anche di gestione e controllo delle nostre emozioni, anche delle relazioni. Può riferirsi effettivamente a una figura, a una persona in senso generico da attenzionare nel bene o nel male. Magari possiamo vedere nel corso della lettura se ci sono ulteriori indicazioni che vi possono dare queste informazioni. Troviamo la chiave ed è perfetta per tutte quelle situazioni dove abbiamo innanzitutto bisogno di trovare una soluzione, quindi nuove idee, nuovi inizi, di agire immediatamente, di portare all'attenzione qualcosa di importante per noi e poi soprattutto se abbiamo l'intenzione di chiudere, di aprire, quindi chiudere con alcune cose e aprirci a quelle nuove. È un momento di grande riflessione perché in pratica la torre ci sta dicendo che non dobbiamo avere fretta. Se sentiamo un po' di stanchezza, un po' di pesantezza e di confusione, è meglio fermarsi un attimino, forse staccare un po' da quella confusione esterna ci permetterà di comprendere meglio quello che è dentro di noi, oppure anche la torre parla di una nuova consapevolezza e quindi abbiamo bisogno di prepararci, di attenzionare le cose più importanti e anche delle questioni lavorative, soprattutto se poi ci sono delle cose a livello burocratico, legale, eccetera, eccetera, che devono essere particolarmente attenzionate. I segni zodiacali più importanti in questa settimana per voi sono i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Troviamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'amore e le relazioni. Ambito amore, coppia, single e relazioni più importanti, amicizie e famiglia, quindi consiglio sempre un po' di ascoltare, così potete trarre le informazioni più adatte a voi. Partendo con questa lavanda ci parla di emozioni che possono essere abbastanza forti, nel senso di possibili contrasti o di alcune cose che stiamo cercando di valutare meglio, perché a volte può succedere che quando ci sono quelle emozioni o anche situazioni difficili da gestire, anziché, come si vede da parte vostra e lo si vede anche da quello che abbiamo visto sin dall'inizio, non c'è in questa settimana propensione al litigio, alla discussione, o non ne volete proprio sapere o comunque siete stanchi di alcune dinamiche e allora cercate di limitare un po' i danni il più possibile e quindi di non far emergere eccessivamente queste tossicità, queste dinamiche un po' strane, almeno da parte vostra. È vero che a livello esterno uno può essere messo alla prova, appunto, soprattutto riguardo le relazioni e capire, comprendere anche con chi abbiamo a che fare, però c'è un qualcosa che
va comunque a rasserenarsi. Quello che dobbiamo fare attenzione un po' tutti è a questa ninfea che ci parla di buoni propositi, di cose che possono essere anche positive nella nostra mente, però il riscontro con la realtà ci deve far capire che magari dobbiamo pianificare, organizzarci, osservare intorno a noi, quindi sia nelle dinamiche affettive sia anche nelle questioni più pratiche. E poi per i single abbiamo questo miosotis che spesso fa riferimento alle situazioni vissute, al passato, a cose che non abbiamo metabolizzato o anche a quelle persone che in qualche modo potremmo risentire e rivedere. Anche nuove situazioni? Io direi di sì, perché non so a voi, ma spesso può accadere che, ci ritroviamo in quelle nuove conoscenze, diciamo anche persone che un po' ci rimandano a qualcosa del passato e allora ecco lì che possono emergere dei conflitti, soprattutto a livello interiore. Quindi è vero che ci sono sia, vecchie situazioni che insomma devono essere forse chiuse o ancora metabolizzate, ma si possono affacciare effettivamente quelle nuove porte, quelle nuove conoscenze. Interessanti ovviamente poi da vedere negli sviluppi successivi. Procediamo con l'ambito più pratico del lavoro e delle finanze. Il denaro, proprio come significato della carta, indica tutte quelle possibilità vantaggiose, anche nei rapporti lavorativi, negli affari, può esserci un aiuto inatteso, un rinnovamento e quindi ecco che è qui che si deve valutare tutte le esperienze che abbiamo fatto, tutte quelle che ci possono insegnare a gestire meglio le nostre cose, anche aiuti e consigli. Visto che di base abbiamo sia il lavoro, sia il denaro, le finanze e alcune cose che effettivamente devono essere ancora risolte, ecco perché abbiamo bisogno di affrontare tutto con la massima lucidità e non lasciarci coinvolgere e trascinare eccessivamente da alcune cose che non funzionano oppure alcune cose che al momento non dipendono da noi e non possiamo farci nulla. Quindi queste ci consigliano di osservare, di valutare, di aspettare il momento giusto. Probabilmente c'è un qualcosa che andrà a sbloccarsi, a saltar fuori successivamente e che quella potrebbe essere la circostanza che noi stiamo aspettando. Questo vale per qualsiasi cosa, essendo una stesa generica, ognuno di noi sta cercando quell'opportunità, quella situazione particolare, quella nuova possibilità per progetti, idee da realizzare, per una nuova ricerca di lavoro oppure per migliorare quello che si sta facendo adesso. Quindi queste carte comunque fanno ben sperare perché la stanza porta una nuova energia ripresa dopo una fase critica e difficile e notizie importanti, anche cose che hanno a che fare con i documenti, le telefonate, le comunicazioni, gli incontri, i colloqui, eccetera. Quindi cose che si vanno a sviluppare già nel corso di questo periodo e che piano piano vedremo questi risultati. Ovviamente è importante costruire con cura, con pazienza e pianificazione questi vari passaggi. Se vi conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!